Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, con il video di oggi andiamo a vedere come Nettuno, entrando in Ariete a fine marzo, influenzerà i cambi della nostra vita. È un pianeta lento, starà fino al 2038, se non ricordo male, o 2036, comunque starà in Ariete un sacco di tempo. Qui abbiamo la scelta numero 1, il mazzo rosa, e la scelta numero 2, il mazzo verde. Ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto il primo mazzo. Andiamo a vedere che cosa cambierà nella vostra vita. Prendete tutto come delle indicazioni perché è una lettura collettiva, può essere anche che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla potete anche ascoltare l'altra scelta. Se mi volete contattare trovate la mia mail sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica e l'altro è sui chakra, e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere che cambi ci saranno. Allora, partiamo con l'imperatore, il giudizio, imperatrice, abbiamo il diavolo, il fante di pentacoli, e il carro. Wow, avete 5 arcani maggiori su 6 carte, ragazzi, quindi direi movimento importante per voi. Adesso andiamo a vedere carta per carta e poi cerchiamo di capire qual è il messaggio generale, ok? Allora, partiamo da quest'imperatore. Mm, 8 di spade e sacerdotessa. Allora, qui vi dico, potrebbero esserci diverse letture. Diciamo che l'imperatore mi dà come ad intendere che ci siano una serie di regole, se vogliamo, che state adottando o che avete usato fino ad adesso, ehm, o perché con l'otto di spade qualcuno ha pensato che non si poteva fare in altro modo, o perché non si sa come fare in un altro modo. Cioè, è come se qualcuno arrivasse da uno stile di vita, anche se vogliamo, pieno di regole, pieno di anche stabilità, non dico di no, cioè nel senso è come se avesse delle regole che vi mantengono saldi, che vi mantengono ehm, solidi sulle vostre gambe. È come, sapete, squadra che vince non si cambia, ok? È un po' come se sentissi questa energia. Andiamo a vedere il giudizio. Sia l'imperatore che l'imperatrice in realtà sono due carte di forte potere personale, solo che l'imperatore è più quadrato, è un 4, ehm, appunto ha queste regole ferree, è più, diciamo, il conservatore, come
mentalità, se vogliamo, mentre l'imperatrice è più un'energia che sviluppa. Allora, qui abbiamo il giudizio, che è spiegato da un 8 di bastoni e da un 6 di coppe. Voglio una carta per questo 8 di bastoni. Mondo. Il 6 di coppe mi suggerisce come un sogno romantico o... Sì, guardate, secondo me è un sogno. E qui è come se ad un certo punto aveste questa visione di insieme del giudizio, quello che non riuscivate ad avere qui. Può essere inerente a un sogno, può essere inerente anche a una vecchia conoscenza e per qualcuno fa riferimento proprio a una casa, al cambiare residenza, magari andare a vivere all'estero. Andiamo a vedere l'imperatrice. È come se con questo giudizio prendeste consapevolezza di un certo modo di parlare, potrebbero anche essere i vostri atteggiamenti, il linguaggio, il modo di fare, semplicemente. Ehm, è come se ci fosse una sorta di analisi, se vogliamo, di voi stessi, che vi porta un pochettino a cambiare questo modo di fare, in meglio, intendo. E anche qui con l'imperatrice io sento che qualcuno lascerà come una zona di comfort. Non per questo che sia negativo, però è un po' quello che avete creduto fino ad adesso, no? Il fatto di, ok, se faccio così sono al sicuro. Per poi andare qua verso l'imperatrice, verso qualche cosa di nuovo. Abbiamo un 8 di coppe, è la carta del ricercatore. Si chiude un ciclo, c'è anche il mondo, e poi comunque alla fine c'è il carro, c'è il movimento. Adesso andiamo per ordine. Andiamo a vedere il diavolo. Due di spade, di nuovo una carta di cecità. Due di spade, 10 di coppe, fante di pentacoli che avete già qui e 4 di pentacoli. Allora, sento che è un po' una questione di potere, ma non, chiamiamolo potere personale. Cosa posso fare io per cambiare questa situazione statica in una situazione dinamica? È come se ci fosse questo giudizio, questa presa di consapevolezza, questo modo un po' più ampio di vedere le cose. Io credo che qui qualcuno inizierà a pensare per sé, non tanto per come ha imparato, ma per come vuole creare la propria vita. Andiamo a vedere il Fante di Pentacoli. Il Fante di Pentacoli, che avete due volte, tra l'altro, è collegato ai nuovi percorsi, ai nuovi inizi, anche ai nuovi percorsi di studi. Potrebbe essere, scusate, qualche nuovo percorso esoterico, considerata la sacerdotessa. È un po' come uscire dalla mentalità quadrata e iniziare a diventare creatori della propria realtà. Bisogna cercare la propria realtà, bisogna saper mm, applicare il proprio potere personale e il potere personale, il potere in generale, prima di riuscire ad avere un certo ascendente sugli altri, quindi un potere di influenzare gli altri, è necessario che lo si eserciti con se stessi. Andiamo a vedere questo Fante di Pentacoli. Re di spade, 7 di bastoni. Potrebbe essere anche una nuova carriera per qualcuno. Andiamo a vedere il carro.
Per qualcuno, ragazzi, sarà un passaggio di tipo spirituale, è come passare dalla parte un po' più mentale, sapete, si dice pendolare, è come se qualcuno passasse dalla parte più maschile, più yang, alla parte più femminile dell'imperatrice. Fante di spade e no, asso di pentacoli. C'è un nuovo inizio di tipo concreto, ragazzi, un nuovo tipo di percorso, un cambio fortemente per qualcuno, può essere un trasferimento. Mettiamola così, se si trattasse di una questione di lavoro, ci potrebbe essere un trasferimento, un cambio di lavoro, tipo lo vedo come se fosse, ipotesi, dirigenti o comunque responsabili, aveste un alto carico all'interno di un'azienda, anche la vostra. Un lavoro stabile, un lavoro, magari un'azienda anche forte sul mercato, però è come se fosse la zona di comfort, è come se voi sentiste questo impulso ad andare verso qualche cosa di nuovo. Mm? Il punto qui con questo diavolo è saper esercitare questo potere, perché comunque sia l'imperatore che l'imperatrice sono carte di potere materiale. Quindi, secondo me, è un apprendimento, un nuovo apprendimento nell'esercitare il vostro potere tra mantenere salda la zona di comfort e in più controbilanciare con quella che è la vostra parte creativa, la vostra parte nuova, la vostra parte di progettualità. Diciamo che c'è anche un asso di pentacoli alla fine. Ragazzi, è un nuovo inizio effettivamente di tipo concreto. Vi ripeto, per qualcuno è collegato a un percorso di studi. Per qualcun altro è legato a quel discorso lavorativo che vi dicevo, cioè come se aveste bisogno di implementare qualche cosa. Per qualcuno fa riferimento al traslocare, al trasferirsi, al compiere un sogno, se vogliamo. Se fosse una questione inerente ai figli, credo che qui un viaggio possa far bene, soprattutto se siete in quella fase dove state cercando figli. Qui abbiamo un fante di spade, di nuovo una carta di inizi comunque, tutti i fanti lo sono in realtà e ce l'ho proprio qua sotto, tutti, uno, due, tre fanti, o anche un re in realtà, eh. Vi dico, secondo me si crea come una nuova struttura di pensiero e di anche con concretezza, sì. Non dico che sia ricominciare da capo, però il rinnovamento, un qualche cosa che rinnova, che dà di più, se vogliamo. Soldi sinceramente ne vedo, eh. Diciamo che sarete bravi a risparmiare, sarete bravi a mantenere quello che già avete, ma è anche vero che arriveranno dei soldi in più. Ragazzi, io sento che per qualcuno potrebbe essere una scelta quella da dover fare, tipo rinuncio, cioè non è un'implementazione, è un rinuncio a questo imperatore per andare verso l'imperatrice. Però è come se qui vi rendeste conto di qualche cosa con il giudizio. Potrebbe essere qualche relazione che avevate durante l'infanzia e che in qualche modo vi ha influenzato sul vostro modo di vivere e vedere la vita e quindi qui si riscopre un pochettino un nuovo modo di vedere la vita. È come se qualcuno di voi fosse arrivato nella fase del ma davvero voglio fare questa roba qui, anche se mi dà tutta questa solidità, davvero credo queste cose, oppure voglio creare una nuova realtà. Sento che qualcuno, molti devo dire, andranno verso questa nuova realtà. Wow, è una bellissima lettura, cari amici.
Allora, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Fai meno, oh che bello. Lezione di oggi: analizza la quantità di cose che fai per gli altri. Valuta se ti sovrasforzi fino ad arrivare ad uno sfinimento non necessario. Perché succede questo? La tua salute se lo merita? L'obiettivo: affrontare le ragioni fondamentali per le quali rischi la tua salute in maniera innecessaria. Sì, potrei vederlo un po' qua. Andiamo a vedere un secondo oracolo. Carta numero 9. Coraggio. Mm. Guardate, potrebbe risuonarmi un po' con questo carro, effettivamente. Questo salto dentro il coraggio, questo ok, prendo la decisione, faccio la mia scelta, supero i miei dubbi. Dov'è che avevate il 2 di spade? Qua, i dubbi. Ragazzi, secondo me inizierà un nuovo periodo molto più proficuo a livello economico. Qui si tratta o di passare da una situazione stabile a aggiungere qualche cosa di più creativo a questa situazione stabile, piuttosto che, ripeto, più un cambio, magari da una questione un po' più concreta, un po' più stabile, si passa a qualche cosa che può evolvere, che può dare di più. L'imperatrice è una carta di gestazione, di progetti, nuovi lavori, è una carta collegata alla natura, è una carta proprio di espansione. Mentre l'imperatore è un 3, mentre l'imperatore essendo un 4 è proprio una carta di stabilità, di casa, di regole, di tranquillità, di struttura. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi e condividete il video. Ehm, Poi, se per caso volete contattarmi per un percorso di crescita personalizzato, mi potete scrivere via mail. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì ci sono dei video che sono strutturati per un percorso di crescita di conoscenza, insomma sono 4 playlist numerate, si parte dalla numero 1. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, spero di avervi aiutato, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo verde. Vi ricordo che la lettura è per un collettivo, può essere che non risuoni tutto, se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra scelta. Per contattarmi per una consulenza personalizzata mi potete scrivere una mail e sotto nella descrizione trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere le energie del mese. Cavaliere di coppe, regina di denari, mondo, giustizia, regina di bastoni, eremita e 7 di bastoni. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, poi diamo il messaggio generale, ragazzi. Però intanto partiamo da questo cavaliere di coppe. Forza e 2 di coppe.
Allora, o qui potrebbe arrivare qualche offerta, e vedendo le carte così, ragazzi, potrebbe proprio essere un qualche cosa di romantico, eh? Ho come la sensazione che potrebbe essere un'amicizia che diventa qualche cosa di più. Se per voi non risuonasse, perché magari siete già impegnati, può essere un'offerta lavorativa. Andiamo a vedere la regina di denari. Quattro di spade e cavaliere di bastoni. Allora, quello che mi arriva è che potrebbe essere un periodo, ragazzi, in cui sarebbe meglio dare una controllata a come vi nutrite, a come mangiate. C'è come da fare una sorta di pulizia. Poi siamo anche in primavera, nel momento in cui registro il video, quindi ci sta anche con il periodo. Andiamo a vedere un attimo il mondo. Cavaliere di coppe e sette di coppe. Allora, se fosse una questione lavorativa, devo dire che potrebbe arrivare come un'alleanza, magari un socio nuovo, un dipendente, non lo so, più facile un socio però, che in qualche modo dà una spinta alla vostra situazione lavorativa. Potrebbero anche offrirvi di diventare soci di qualche azienda, di qualche progetto. E qui vedo come una serie di possibilità effettivamente che si espandono. Per qualcuno è legata, per esempio, al, non lo so, andare nel mercato estero, piuttosto che trasferire la propria attività produttiva all'estero. Se fosse una questione romantica potrebbe essere, ok, trasferiamoci. Andiamo a vedere la giustizia. Imperatrice. Allora, per molti ragazzi potrebbe essere il, ok, diciamo è ora di espandere la famiglia e tra la regina di denari, tra il mondo, tra il matto, tra l'imperatrice qui potrebbe esserci un nuovo progetto o l'idea di gestare un figlio, insomma, no? Qualche cosa che inizia a gestarsi, però essendoci anche la carta della giustizia, è un po' come se vi dicessero fate le cose in regola. Per qualcuno potrebbe rappresentare il matrimonio in comune, per qualcun altro potrebbe rappresentare magari contratti legati ad una casa, legati a delle assicurazioni o semplicemente mettere le cose in chiaro nel caso si inizi questo nuovo progetto o questa nuova gestazione. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 7 di spade. Mm. E 10 di pentacoli. Dunque, perché c'è la giustizia? Perché io ho come la sensazione che dopo questo cambio, dopo questa... Il mondo rappresenta la chiusura di un ciclo e automaticamente l'inizio di un nuovo ciclo. Qui ci sono due fanti di coppe, quindi c'è come questa offerta, questa occasione, questa opportunità che si apre per voi, che ripeto potrebbe essere una storia romantica o il fare il passo successivo nella vostra relazione romantica, piuttosto che qualche tipo di associazione lavorativa. Fate le cose secondo le regole perché ho come la sensazione che dopo che avrete fatto il passo, che avrete fatto il salto, le cose cambieranno. Adesso datemi una carta per i 7 di spade. Le cose cambieranno perché
Ho come la sensazione che potrebbe, 5 di bastoni, potrebbe non essere così semplice come ve lo hanno dipinto. Andiamo a vedere l'eremita. Mondo. 8 di coppe, 4 di bastoni, andiamo a vedere anche il 7. Oh, un altro 7 di bastoni. Sei di pentacoli che è l'arcano minore della giustizia. Ho proprio la sensazione che... Allora, vi dico, per qualcuno potrebbe... sì, mi risuona molto la situazione romantica. Allora, per qualcuno potrebbe essere la conoscenza di una persona o comunque qualcuno che già conoscete che si dichiara. Ho questa sensazione con il 4 di spade come se fosse qualcuno che potesse salvarvi. Fate questo cambio, qui le carte vi dicono con la giustizia fate le cose in regola, mettete le cose per iscritto o stabilite quali sono le regole prima, anche in funzione di tutelare quello che andrete a gestare, che fortemente potrebbe essere un figlio per molti di voi, perché poi dopo, per tenere unita la famiglia, per tenere unito il gruppo di lavoro, ehm, dovrete diventare abili nel gestire le parole, nel gestire le persone, nel gestire le situazioni. Perché effettivamente con questo 5 di bastoni potrebbero esserci dei conflitti, delle discussioni, dei punti di vista differenti da dover gestire. E il 7 di spade, in questo caso, con la regina di bastoni, mi fa proprio pensare all'abilità nel scegliere le parole quando dovete parlare con qualcuno, ma soprattutto quando volete ottenere qualcosa da questo qualcuno, ok? Quindi è un po' l'arte del saper maneggiare certe situazioni, soprattutto quelle conflittive. Avere questa capacità di placare gli animi, avere questa capacità di mediare tra una parte e l'altra, questo genere di discorso qua. Non sarà semplice. Vi dico, poi terminiamo con un eremita e 2 volte 7 di bastoni, quindi è proprio come se ve la doveste giocare da soli per creare questa stabilità. Queste sono 2 carte di stabilità e equilibrio ed è l'arcano minore della giustizia, il 6 di pentacoli, quindi è come... E il 7 di bastoni parla di qualcuno che è da solo a lottare contro tutte le forze esterne. Non lo so, potrebbe anche essere che qualcuno ci si ritrovi dentro questa situazione per X motivi. Potrebbe essere, non lo so, che prendiate, che decidiate insomma di associarvi con qualcuno e poi a un certo punto questo qualcuno, non lo so, possa star male, magari non esserci per un periodo, non poter più affrontare il progetto e di conseguenza voi dovervela cavare da soli perché ormai siete dentro il progetto. Cioè non dico che sia una cosa macchinata o pensata per fregarvi, però ho come la sensazione che se inizierete questo progetto, molti vi dirò che può essere una collaborazione già iniziata, è come se ad un certo punto ci fosse da un lato un passo avanti, dal lato un salto, come per dire ok, o ci provo adesso o mai più, però poi alla fine dopo il salto non dico che vada male, perché comunque avete un 10 di pentacoli, parla di contratti, parla di abbondanza, però dovrete imparare dovrete diventare, come dire, maliziosi sul
come gestire le cose, ok? Tenete presente che comunque l'eremita sì è una carta che vi dice che effettivamente farete le cose da soli, ce l'avete anche qui, però è anche la carta del saggio, è la carta di colui che ha l'esperienza necessaria per gestire il tutto. E vi dico, in realtà avete un'energia di una regina, ma l'essenza di un eremita. Quindi è come dire, ok, usate le vostre abilità di regina qui, per chi è donna potrebbe essere le vostre abilità femminili. La regina di bastoni è una di quelle figure che è un po' ammalia, che strega, che seduce gli altri, ok? E qui si tratta di usare queste doti, che non è detto che siano queste, quelle che voi avete, proprio per diventare maestri di questa gestione, di questa stabilità. Wow, è una bella lettura, ragazzi, come se vi trasformaste in persone molto più mature, molto più giuste, equilibrate. E tenete presente che la regina di bastoni è anche festaiola, quindi vi dico, non sarà un periodo poi così annoiato. Però, soprattutto se si parla di pettegolezzi, se si parla di questioni da dover gestire all'interno dell'azienda, all'interno della famiglia, sì che dovrete essere abili a giocare le vostre carte. Poi in realtà siete perfettamente in grado di fare questo, dovete solo magari studiare un modo, cercare un modo superiore per arrivare a quello che voi volete. Tenete presente che è sempre meglio cercare soluzioni per il più alto bene di tutti che non solo per il proprio, ok? Perché queste decisioni, sostenendo tutto il gruppo, è più facile che si mantengano nel tempo. Ok, andiamo a vedere un paio di oracoli per concludere la lettura. Pratica l'arte della trasformazione. E qui abbiamo la lezione di oggi. Esamina una situazione nella tua vita che ti sta togliendo dal tuo potere. Trasformala in qualche cosa di positivo, esatto, e mi sono persa, e mantieni questa prospettiva come disciplina spirituale durante tutto il giorno. Quando il tuo spirito scivola verso la negatività, semplicemente respira. Più tardi prega per ritornare al tuo spazio interno di visualizzazione positiva. L'obiettivo, mettere in pratica l'arte della trasformazione. Qui parla di trasformare dei sentimenti e delle emozioni, ok? Soprattutto anche pensieri, perché parla effettivamente di pensieri negativi. Ok, andiamo a vedere una carta per volerci bene. Carta numero 36, fiducia. Scelgo di fidarmi. Qui effettivamente avete anche la carta del matto, che è proprio fare il salto. Vi dico, questo percorso vi darà la maestria per capire come raggiungere la stabilità, come essere indipendenti, come farcela da soli, come essere equilibrati, quanto dare e quanto aspettarsi in cambio, che è la legge del dare e del ricevere. Per qualcuno potrebbe essere importante l'essere puntuali, l'essere tempestivi più che puntuali. Ok ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona, come vi risuona. E per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Diversamente c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale. La sezione degli abbonamenti ha 4 playlist numerate, quindi sono da vedere in ordine di numero perché è proprio un percorso di formazione. È diciamo un mix di tutto quello che io ho imparato in più di 25 anni di formazioni immaterialistiche. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!